Non so se ti interessa, ma Alessia e il poliziotto sono stati catturati dall'attore. Era quello che volevi, no? Lui la ucciderà. Non era lui a doverlo fare, eri tu. Un tempo non avresti mai permesso che qualcuno potesse toccare ciò che ti appartiene. Stai creando un precedente con lei. Nessuna ti rispetterà più. Tra la vita e il rispetto, preferisco la vita. Vedi, è come un cambio di prospettiva. Riesci a capirlo? Stai buttando tutto all'aria. Tutto quello che hai costruito in questi anni. Riesci a capirlo? Cosa pensi di fare? Pensi che basti chiedere scusa alla ragazza e passa tutto? Sì, penso di sì. Il dispiacere è qualcosa di molto sottovalutato. Chiedere scusa lo facciamo ogni giorno, di continuo. Ma per giustificazione più che per vero pentimento. Ma se uno ci crede, chiedere scusa può ancora essere importante in questo mondo. Questo non è un mondo come un altro. Non basta chiudere la porta e andarsene. Da bambino sono sempre stato molto possessivo nei confronti delle mie cose, dei miei giocattoli. Lì c'era un bambino più o meno della mia età. Mi chiedeva sempre di giocare insieme. Voleva che condividessimo i nostri giochi. Ma fin da allora, come ho detto, sono sempre stato estremamente possessivo. Anche quando una cosa non mi apparteneva più. Non riuscivo comunque a distaccarmene. Era come se una parte di me continuasse a possederla. Perciò forse puoi immaginare come mi sono sentito quando ho scoperto che ti eri sbattuto mia moglie. O forse invece no. Tu non lo puoi immaginare. Perché qui sta la differenza tra noi due. I miei mezzi possono essere brutali, ma io desidero solo il possesso di ciò che è mio. Tu invece vai in traccia di ciò che non ti dovrebbe spettare. Tu andavi a letto con le altre e non con tua moglie. E ti sei approfittato anche di Bianca. Bel monologo, attore, bravo. La facciamo finita oppure ci fai vedere ancora qualcos'altro? Stai lasciando la ragazza fuori dall'equazione. Lei è fuori dall'equazione. Vedi mia moglie una volta, parlando proprio di te, mi ha detto: lui non è come tu pensi che lui sia. Credo che avesse ragione. Tu non sei come noi. Tu non sei fatto per questa vita. Che cosa vuoi dire? Non mi è mai piaciuto molto uccidere. Per questo, se posso, lo lascio fare a qualcun altro. La prima persona che tu hai ucciso per me, l'hai uccisa gratis. Io ti ho dato un nome e tu l'hai ucciso, senza chiedere niente, se era lui, se non era lui. L'hai ucciso e basta. La voglia di vendetta ti aveva reso cieco. Quello che hai ucciso era soltanto il primo di una lunga lista di persone che mi dovevano dei soldi. Non c'entrava assolutamente niente con te.
Dimmi che ho ucciso la mia famiglia. Non ne ho la più pallida idea. So questo però. Se vuoi trasformare un uomo in un demone, basta fargli assaporare le fiamme dell'inferno. Avevo giusto bisogno di uno come te. E destino ha voluto che tu abbia bussato alla mia porta. Non dici nulla? Mi dispiace. Ma ho promesso che non avrei più ucciso nessuno. Quindi, se stai cercando di farmi incazzare più di quanto già non lo sia, non funziona. Sicuro. Direi che ti stavi sbagliando. Nella vita c'è chi vince e c'è chi perde. E tu hai perso. Uccidili e poi fai sparire i corpi. Prima lei. Vogliamo che il nostro poliziotto si goda ancora un ultimo spettacolo. Toccare, ti giuro che sarà l'ultima cosa che fai. Fiato sprecato, amico. Le tue ultime parole? Dietro di te. Come hai fatto a trovarmi? Il GPS della macchina. Avrei soltanto voluto arrivare prima. Andrà tutto bene, vedrai. Non mi diventerai sentimentale adesso. Con questa siamo pari. Mia. Marco. Dobbiamo andare via adesso. Non possiamo farci trovare qui. Non possiamo lasciarla qui come se niente fosse, si merita altro. Sì, lo so, hai ragione. Cercherò di farmi venire in mente qualche cosa, però adesso dobbiamo andare via immediatamente, Marco. Eccomi. Queste sono le chiavi di quel posto che ti dicevo. Lì sarai al sicuro per qualche giorno. Ma t'avverto che se ci dovessimo incontrare un'altra volta, se anche soltanto dovessi avvertire la tua presenza, ti farò rimpiangere di aver minacciato la mia famiglia. Non accadrà. E ora dimmi dov'è questo posto. Perché l'hai fatto, Isa? Perché?
Di cosa stai parlando? Hai detto all'attore dove trovarmi. Pensi che abbia avuto altra scelta? Tu mi piaci. Mi sei sempre piaciuto. Ma spiacente. Io mi piaccio un po' di più. Dimmi dove trovo quel pezzo di merda. Questo non lo so. So che ho un amico in polizia che avrebbe potuto darmi una mano. Il nome. Allora? Massimo Premoli. Quel figlio di puttana. Credi sia possibile? E come? Anzi, credo anche di sapere dove può averlo portato. Andiamo. Bella mira. Aveva solo 20 anni. Meritava una seconda occasione e tu gliel'hai portata via. Il mondo è pieno di puttane, che cosa cambia se ce n'è una di più o una di meno? Non ne vale la pena. Lascia che me ne occupi io. È finita, guardalo. Non è più niente. Se lei potesse vederti, cosa credi che penserebbe? Alessia, Giulia, tua figlia, credi che sarebbero contenti di vederti così? Alessia è morta. Lo sapevi? No. L'attore? L'hanno arrestato. Sei in partenza, quindi? Un buon giocatore deve sapere quando fermarsi. Perché lo fai? Faccio cosa? Tu non stai con nessuno e alla prima occasione freghi chiunque. Perché lo fai? C'è chi è nato per obbedire e portare messaggi. E chi è troppo furbo per farlo. Ti credi tanto furba? Tu sei brava a ingannare e basta. Beh, visto il mondo in cui viviamo non mi sembra poco. Finché non troverai qualcuno più furbo di te. E da quella valigia pronta penso che tu l'abbia trovato. A me piace fregare la gente. Perché alla gente piace essere fregata. L'attore è stato arrestato. E Alessia? L'ha uccisa. Avevi ragione. A che riguardo? Che da questo mondo non si esce semplicemente chiudendo la porta. Mi dispiace, so che non volevi che finisse così. È stata una lezione. A volte è più importante perdere una partita anziché vincerla. Che vuoi dire? Che è ora che l'attore si inchini e che cali il sipario su di lui. Quando nelle vostre lettere
riferirete di questa triste storia. Dovrete parlare di un uomo che non amò con saggezza, ma che amò troppo. Un uomo che non era facile alla gelosia, ma che una volta divenutone preda, fu capace di arrivare allo sconvolgimento estremo. Che, come il povero indiano, gettò via una perla più preziosa di tutta la sua tribù. E tu chi saresti? Il fantasma. Sei venuto a cantare vittoria? Quale vittoria? Marco Pardi sarà arrestato. Alessia è morta. Tua moglie si è suicidata. Non vedo vittoria per nessuno. E allora che cos'è che vuoi? Solo farti le condoglianze per tua moglie e dirti che mi dispiace. È stata colpa mia. L'ho uccisa io. Già, come io ho ucciso Alessia. Ogni scelta che facciamo si ripercuote sempre sugli altri. Pensiamo di essere soli. E invece siamo sempre tutti collegati, in un modo o nell'altro. Se sei venuto qui per tenermi una specie di lezione di filosofia morale, sappi che ne ho già ascoltate e recitate fin troppe. Perciò fammi il sacrosanto piacere di alzarti e andartene. Tu non ti ricordi di me, non è vero? Perché dovrei? Quindi tu non sei cresciuto nell'orfanotrofio fuori città. Io e te proveniamo esattamente dallo stesso posto. Non siamo diversi. Quelle mattine gelide, la nebbia, quei corridoi bui e lunghi e tutto ciò che ci accadeva lì dentro. Ci ha formato. Anche se non può essere il nostro alibi, almeno spiega perché siamo così. Perché com'è che saremmo? Disposti a tutto pur di rimanere. L'ho incontrata per la prima volta qualche anno fa. Non ci fu bisogno di dire niente. Bastò uno sguardo. Ma uno sguardo è molto. L'avevo invitata a venire a vedere un mio spettacolo quella sera. E lei aveva accettato. Me ne innamorai così senza nemmeno accorgermene. Ogni volta che la vedevo mi pareva sempre più bella della volta precedente. Mi ha fatto scoprire una parte di me che non credevo nemmeno di avere. Avevo l'impressione per la prima volta di possedere qualche cosa nella mia vita che fosse capace di renderla degna di essere vissuta. Cerchiamo sempre grandezza. Ma ricordati, non esistono piccole parti.
ma solo piccoli attori. Piccoli attori. Perché sei venuta? In questi anni ho visto molti tuoi spettacoli e ogni volta che ti guardavo avevo sempre un pensiero fisso in mente. Che eravamo cresciuti insieme. In quel posto. Esatto. Marco, Filippo, sono contento di rivederti. Fuori. hai una sigaretta? Non avevi smesso? Ho ricominciato. Tutta tua. Sei passato a casa mia? Sì. Il borsone è sul sedile dietro. Devo andare in un posto. Tu vai e ti guido io. Perché siamo qui? Non mi dovevi qualcosa? Al cruscotto. C'è tutto? Sì. Dal nome dell'uomo che ha ucciso la tua famiglia al perché lo ha fatto. Lo abbiamo arrestato 2 anni fa. Volevi delle risposte? Sono lì dentro. Io però ti chiedo con tutto me stesso di non aprirla quella busta. Io sono arrivato. Il mio viaggio è finito. E chi ci abita in questa casa? Grazie Filippo. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Sì, su questo hai ragione. Dimmi almeno dove posso trovarti. Ciao. Stavo cercando la signora Paola Morabito, abita qui. Ma c'è un signore per te. Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Come va? Abbastanza bene, grazie. Quando è uscito? Questa mattina. Grete è tutto quello che ho. Quando sua madre Alessia me l'affidò, io non avevo nessuno. Mio marito era appena morto e quella bambina è diventata tutta la mia vita. La ragazza sa chi è sua madre? Certo, sa tutto. Ovviamente ha molte domande ed è questa la mia paura, che si allontani da me per cercare le risposte. Potrei dargliele io. Glielo chiedo più per me che per lei, ho bisogno di conoscerla. Ci siamo ritrovati a fuggire. Non c'è stato neanche il tempo di pensare ai 5 giorni più strani della mia vita. Aspetta, fammi capire. Ti sei rovinato la vita perché sei stato con un'altra? E ti sei rimesso nei casini per lo stesso motivo? Anche tua madre mi ha fatto notare la stessa cosa. So che sei stato in galera in questo periodo.
13 anni, 6 mesi, 4 giorni e 7 ore. Sono uscito questa mattina. Cosa si prova? Un senso di pace. Sembrerà strano, ma stare dentro per così tanto tempo ti aiuta a vedere le cose in maniera diversa. I colori, le persone, assume tutto un altro significato. È successo qualcosa tra te e mia madre? No, non è successo nulla. Per anni mi sono chiesta perché mi avesse abbandonata. Nessuno mi ha mai detto nulla e io non riuscivo a capire come una donna potesse abbandonare il proprio figlio. Una vita cresciuta dentro di lei. E questo è il punto, non era una donna, era una ragazzina. Questo già lo so. Quello che non so è il perché. Sai chi è mio padre? Ho il diritto di sapere, quindi ti prego, se sai qualcosa dimmelo. No, non lo so chi è tuo padre. Alessia è scappata dall'orfanotrofio che aveva 14 anni ed ha vissuto per strada per molto tempo. Io credo che non avesse avuto altra scelta. Quando senti di non avere nessuna via di uscita sei disposto a fare... Però questo non deve cambiare l'opinione che hai di lei. Pensavate di continuo. Com'è morta? È morta salvandomi. È stato un attimo, una questione di secondi e non c'era più. Era una ragazza molto strana, Che vuoi dire? che aveva una specie di dono. Stando con lei non potevi fare altro che cambiare. È successo anche a te? Non sarei qui altrimenti. Questo voleva che lo avessi tu, ma non ha fatto in tempo a dartelo. Cosa contiene? Sta a te scoprirlo. Sei bella proprio come lo era tua madre. Le assomigli più di quanto tu non sappia. Ho solo un ricordo. È molto vago. Ero già qui con Paola. Mi ricordo di una ragazza che mi teneva in braccio. Avrò avuto 3-4 anni, non di più. Mi ricordo i suoi capelli, lunghi e neri. Mi piaceva giocarci. Non so neanche se sia un ricordo oppure solo un sogno. È vecchio, non funziona più. Però dentro c'è una sua foto. Gliel'ho scattata in un momento, diciamo, felice. Tienilo pure, è giusto che lo abbia tu. Grazie. Grazie a te. E buona fortuna per tutto.